Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono i problemi utilizzando i criteri di congruenza dei triangoli. In particolare in questo video studiamo il secondo criterio di congruenza che dice: due triangoli sono tra loro congruenti se hanno rispettivamente congruenti un lato e gli angoli ad esso adiacenti, il che vuol dire gli angoli attaccati al lato, come vedete qui in figura. Partiamo con un esempio. Il testo del problema dice questo: considera un segmento AB e sia M il suo punto medio. Quindi disegniamo un segmento AB e indichiamo M come punto medio, cioè quel punto che divide il segmento AB in due parti uguali. Indichiamo questa informazione tra le ipotesi, ovvero AM uguale MB, e disegniamolo in figura. Poi andiamo avanti col testo. Traccia una semiretta T uscente da A che forma un certo angolo con AB. Quindi da A traccio una semiretta che forma questo angolo, che non ci dice nulla al momento come informazione, con il segmento AB. Poi traccia una semiretta S, questa si chiamava T, traccia una semiretta S uscente da B che forma lo stesso angolo con AB, ma situata dalla parte opposta di T rispetto ad AB. Quindi la semiretta T era qua, la semiretta S che mi chiede di disegnare la devo fare dalla parte opposta, quindi di qua, e deve formare lo stesso angolo, quindi questo angolo sarà uguale a quello che disegnerò. Questa è la semiretta S che parte da B e forma un angolo uguale con questo qua. Andiamo avanti, traccia una qualunque retta R passante per M che incontra T in Q e S in P. Quindi da M traccio una retta che incontra la retta T nel punto Q e la retta S nel punto P. Ok, scriviamo come ipotesi che questi angoli sono uguali, quindi QAM uguale MBP. Bene, abbiamo finito di disegnare tutto quello che ci chiedeva, ora ci dice: dimostra che i triangoli AMQ e BMP sono congruenti. Ok, qui è molto semplice, ci chiede già di dimostrare che questi due triangoli sono congruenti, quindi ovviamente nella nostra dimostrazione andremo a considerare questi triangoli. Per cui considero i triangoli AMQ e MBP. Essi hanno, dobbiamo individuare tre cose congruenti. Guardando la figura notiamo AM uguale MB per ipotesi. Poi notiamo che questo angolo è uguale a questo, sempre per ipotesi. A questo punto abbiamo individuato un lato e un angolo. Quindi per poter utilizzare i criteri di congruenza o troviamo un altro angolo, che è questo perché deve essere adiacente come vedevamo prima, e quindi troveremo che sono congruenti per il secondo criterio di congruenza, oppure visto che abbiamo un lato e un angolo possiamo trovare anche l'altro lato per poter applicare il primo criterio di congruenza come abbiamo visto nel video precedente. Ora il lato AQ e BP non abbiamo nessuna informazione come ipotesi e non abbiamo nessuna proprietà della geometria da poter applicare. D'altra parte, se andiamo a verificare l'angolo, questo angolo che è adiacente ad AM e questo angolo che è adiacente a MB, noto che sono uguali perché sono angoli opposti al vertice e quindi abbiamo trovato il terzo. E scriviamo AMQ uguale PMB perché sono angoli opposti al vertice. Ricapitolando, abbiamo un lato e due angoli ad esso adiacente congruenti, quindi abbiamo appena dimostrato che i due triangoli sono congruenti per il secondo criterio di congruenza. Ed era esattamente quello che volevamo dimostrare. Quindi scriviamo che i due triangoli, cioè quelli che avevamo considerato AMQ e BMP, sono tra loro congruenti, come volevasi dimostrare. Ora tocca a te. Prova a fare questi problemi. Lo so, ti starai chiedendo a cosa servono i criteri di congruenza. Molto probabilmente nella vita reale non ti capiterà mai di usarli, ma una cosa è certa. Svilupperai una forma mentis che ti aiuterà tantissimo nella vita e migliorerà la tua capacità di problem solving. Quindi forza, provaci e fammi sapere in chat se ti posso aiutare. Allora, com'è andata? Pensavi fosse più difficile, vero? In realtà questo argomento è una passeggiata.
Anzi, se conosci qualcuno, qualche amico o amica che ha difficoltà su questo argomento e ha un compito o un esame in vista, passa parola. Il mio obiettivo è aiutare il più possibile voi ragazzi a sfatare questo mito che la matematica è impossibile. Io sono Monia Tomassini e come ormai sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo nella prossima playlist.